Ich witam w kolejnym odcinku po dłuższej przerwie. Wracamy z Over the Net, a dzisiejszym gościem jest znany włoski trener i znany też w Polsce. Witamy serdecznie, benvenuti, Nicola Negro. Benvenuti a voi, ciao a tutti. Ciao Nicola, benvenuti al nostro programma Over the Net della Società Volleyball Academy. Benvenuti in questo modo virtuale, questo modo online in Polonia di nuovo, perché sei stato 3 stagioni, quasi 3 stagioni in Polonia. Come la tua esperienza e impressioni del soggiorno in Polonia? Sono stato 3 stagioni e mezzo, quasi 4, dai. Quasi 4, sì, bravo. Quasi 4. Sono state delle stagioni molto importanti per me, per la mia carriera. Le prime 3 stagioni sono state di successo, molto, molto buone. Un biennio a Sopot, alla Tom Treffold Sopot, dal 2010 al 2012, come assistente di Chiappini. Vincemmo la Plus Liga al tempo, nel 2012. Poi ritornai nel 2013-14 al Tauron Dąbrowa Górnicza e fu un'altra stagione molto buona, fu la mia prima stagione da primo allenatore, un'esperienza molto importante. E l'ultima invece finì in maniera meno fortunata, fu una stagione un po' complicata all'Impel Wrocław nel 2015-16. Poi hai finito la tua esperienza, la tua avventura in Polonia. Che cosa ti manca adesso? Se ti manca qualcosa di Polonia, che cosa hai ricordato così forte che ti ricordi da Polonia? Sì? Il livello della pallavolo e il resto della vita in Polonia. Ti è piaciuto? Io ho sempre amato molto la Polonia, ho avuto la fortuna di vivere in città molto belle come Sopot, Wrocław, che è bellissima. Mi manca l'organizzazione e quello che rappresenta la pallavolo in Polonia, ovviamente. Io ho avuto la fortuna al femminile di vivere le stagioni migliori, perché negli anni dal 2010 al 2014-15, lì più o meno, penso che in Polonia il livello della Liga era molto alto, erano arrivate delle straniere molto forti. Noi a Sopot avevamo la palleggiatrice e la schiacciatrice della nazionale americana, per dire, e il livello si era alzato molto. Ricordo noi, Mushina, Dąbrowa, squadre molto competitive anche in Europa. Con Sopot raggiungevamo i quarti di Champions League, per dire. E poi arrivò Police, i primi anni di Police, con squadre molto molto forti, un budget molto importante. Sappiamo che negli ultimi 3-4 anni è un po' calato un po' questo, hanno cominciato ad esserci dei problemi finanziari, lo sappiamo, alcune squadre e alcuni club storici importanti purtroppo sono venuti a mancare, quelli che ho nominato prima, Sopot e Mushina su tutte, e questo un po' sicuramente ha abbassato un po' il livello, ma l'organizzazione in Polonia è una delle migliori del mondo. Il pubblico, penso che solo il Giappone supera la passione e il calore del pubblico polacco. Sì, allora pubblico pallavolo, ti è piaciuto tanto, ma qualcosa di più? Ti ricordi molto adesso? Ti manca tanto? A me piace molto la Polonia, mi piace molto la qualità di vita della Polonia. L'unica cosa che non mi piaceva della Polonia era il freddo. Freddo è probabilmente la lingua, sì, vero? E la lingua è difficile. La lingua, sinceramente, è l'ostacolo principale perché è una lingua molto, molto tosta, molto difficile. Ok, ma ti ho chiesto la tua esperienza perché in Polonia, perché hai lavorato nel tuo lavoro, nella tua carriera come allenatore in altri paesi, sì? Ognuno paese ha sue regole e la tua esperienza sempre. Da quale paese
puoi comparare con quale paese o puoi comparare l'avventura in Polonia? Perché hai lavorato in Azerbaijan, in Italia, in Turchia, in Brasile adesso, sì. Romania e Slovenia anche. Slovenia, Romania, sì. Allora, con quale paese puoi comparare? È possibile o no? No, diciamo che è un po' diverso. Allora, come ti ho detto, parlo ovviamente dell'esperienza che ho vissuto io, eh. Parliamo di 5 anni fa, manco da 5 anni, proprio l'esperienza che ho vissuto io in quegli anni. Ricordo un alto livello organizzativo della Plus Liga al tempo, adesso Orlen Liga, adesso non so più come si chiami, al tempo era Plus Liga, al femminile, e un'organizzazione molto, molto importante. I club dove ho lavorato io, in particolare Atom Sopot e Impel Wroclaw, avevano delle strutture professionali di buonissimo livello. C'erano delle differenze rispetto all'Italia, rispetto alla Turchia ovviamente, era una pallavolo un po' ancora legata al passato, ma io credo che negli ultimi anni sia cambiato molto anche lì. Allenatori più giovani, allenatori che hanno portato idee nuove, metodologie differenti. So che ci sono molti allenatori che adesso guardano al sistema americano e quindi questo penso che sia cambiato un po' nel tempo. Ok, ma adesso sei secondo stagione in Brasile? Sì. Come la tua opinione del livello e la vita in Brasile? Ma il Brasile, ad esempio, anche se geograficamente è molto molto distante, però come mentalità e come approccio pallavolistico è il più vicino all'Italia rispetto alle altre esperienze che ho vissuto. Ovviamente stiamo parlando di una delle scuole più importanti della storia del nostro sport. Ho la fortuna di lavorare, di vivere in un club straordinario perché è una polisportiva con più di 1000 dipendenti, quindi è una struttura molto grande, molto importante e questo ci permette di fare un ottimo lavoro e fino adesso è un'esperienza importante anche a livello di risultati. L'anno scorso siamo riusciti a vincere il titolo sudamericano, poi purtroppo per la pandemia è stato annullato il playoff dove noi siamo arrivati molto bene, arrivavamo con 10 vittorie nelle ultime 11 partite e quest'anno abbiamo finito la regular season al primo posto, quindi speriamo bene insomma anche per questa stagione. Nel tuo staff lavorano italiani anche? No, tutti brasiliani e un ragazzo argentino. Ok, allora staff internazionale, sì. Il livello della Lega, quante squadre ci sono? Nella Superliga brasiliana sono 12 squadre, ci sono 5 squadre molto forti quest'anno, diciamo che è cresciuto il livello delle prime, 5 squadre molto forti, poi ci sono altre 2-3 squadre intermedie e altre 2-3 dietro che lottano per la salvezza. Le ragazze sono da tutto il mondo oppure maggioranza del Brasile? No, in Brasile poche squadre utilizzano le straniere e Ok, principalmente le prime squadre, le più forti ovviamente, allora, soprattutto le brasiliane. soprattutto brasiliane, sì. Ma questa è secondo te c'è la forza della Lega? Cioè, ci sono solo brasiliane ragazze? Oppure come in Italia ci sono tantissime straniere? Questa Ma differenza delle regole, sì? no, ma nel passato anche in Brasile hanno giocato straniere molto importanti, giocatrici stelle molto importanti. Ok. E in questo momento c'è un problema anche qui economico perché il cambio è molto svantaggioso rispetto al dollaro e quindi molte squadre, molti club hanno fatto la scelta di non usare atlete straniere per questo motivo principalmente. Poi la pandemia. Praia Club ha 2 giocatrici della nazionale dominicana, una giocatrice della nazionale olandese. Bauru ha una giocatrice della nazionale azera, una dominicana, una bulgara. I club che hanno budget prendono stranieri importanti.
Ok, ma come funziona la Lega? Vorrei chiederti quando si gioca le gare e perché Brasile è un grandissimo paese, allora come Allora, la Lega è divisa oppure è territoriale oppure tutto il paese nella stessa Lega? Come si no, funziona? La Superliga è nazionale. La stagione è molto, molto difficile perché inizia molto tardi, inizia intorno al 10 novembre, Ok, in quanto prima ci sono i campionati statali. Qui in Brasile ogni stato ha il suo campionato, Paulista, Carioca, Mineiro, e sono molto sentiti. Quindi a ottobre, settembre-ottobre, il calendario è dedicato ai campionati statali. La Superliga inizia il 10 novembre più o meno ogni anno e si gioca 2 volte alla settimana. Il ok. femminile gioca il martedì e il venerdì, la maschile gioca il mercoledì e il sabato. E i viaggi, come hai detto tu, sono molto lunghi. Si viaggia solo in aereo, qui, tutto in aereo, ma ovviamente 2 partite a settimana, viaggi molto lunghi, significa che nel periodo di competizione, da novembre a marzo, si allena veramente poco. Qui si fa una buona preparazione, si fa una preparazione importante e quando inizia invece il campionato, da lì si mantiene, si fa battuta ricezione, video tanto, ma si allena poco perché c'è poco tempo tra una partita e l'altra. Ma 12 squadre a Superlega da novembre al marzo si gioca andato e ritorno, Andata e ritorno, sì. ma E poi playoff. una volta poi playoff, poi playoff. Sì. Ok, ok, senza la pausa di Natale, quasi, quasi. Senza... In realtà c'era una pausa nel calendario, ma a causa del Covid sono state spostate molte partite e il periodo di Natale è stato utilizzato per recuperare varie partite. Ma adesso come nella Lega ci sono tante partite saltate oppure tornate alla normalità? Ne sono state rinviate 15 nel girone di andata, ma sono state quasi recuperate tutte, ne rimangono solo 4 da giocare ancora. Ok, ok. Nicola, vorrei chiederti anche la situazione con allenatori, perché mi interessa tanto secondo te. Tu sei allenatore con grande esperienza, come abbiamo detto nel tanti paesi. Secondo te, puoi dire ai nostri partecipanti che cosa hai visto tanti allenatori nel mondo, sì? Come, forse è la domanda banale, sì, però secondo te com'è la differenza? Qual è la differenza tra allenatori di diverse nazioni, diverse culture? Sì? Hai visto allenatori di italiani, d'Azerbaijan, brasiliani, americani, polacchi, altri, sì? La differenza è quale tu hai visto nella tua esperienza? La differenza la fa, io penso, molto, ovviamente stiamo parlando di allenatori che hanno un background, che hanno conoscenza, Sì. la differenza la fa ovviamente l'aspetto umano e l'esperienza. L'esperienza è fondamentale e è chiaro che è umano che quando un allenatore si forma o studia e ha molte nozioni pensa di sapere, di conoscere e va bene, quella è la base perché si deve studiare per conoscere e sapere. Ma poi io penso che la grande scuola è sempre la palestra e quindi solo passando molti anni in palestra, lavorando con atleti differenti, con allenatori differenti, viaggiare, avere la possibilità di aggiornarsi, di confrontarsi con scuole, con mentalità differenti. Questo ti fa crescere e per quanto mi riguarda personalmente io penso sia stata la mia grande fortuna in questi anni, perché ho avuto la possibilità, come hai detto tu, di confrontarmi con scuole pallavolistiche, con tradizioni differenti, con culture differenti. Quando non ho avuto la possibilità io ho cercato da me di viaggiare, di fare esperienze diverse, di aggiornarmi sempre e questo mi ha fatto crescere molto.
Assolutamente. Allora, secondo te il migliore allenatore che vuole veramente essere nel top, allora essere bravo, non solo dal top anche del settore giovanile, deve studiare sempre senza limite, non si può fermare mai, probabilmente. Deve, Ma, ma deve studiare sempre, assolutamente, perché il nostro è più di altri, è uno sport in continua evoluzione e quindi non basta sapere, bisogna sempre aggiornarsi, essere curiosi, a volte essere aperti a cambiare, a cambiamenti, ma non è solo studiare, come ti dicevo, la possibilità di vedere molta pallavolo, di confrontarsi. Io ad esempio ho cercato di avere per quanto possibile contatti con varie scuole, dall'orientale, Giappone, Cina, all'americana, adesso il Brasile qui, Polonia, quando sono stato in Polonia. E è ovvio che ogni allenatore ha una sua mentalità, un suo metodo, ma penso che ci sia sempre da imparare o comunque da prendere degli elementi che ti fanno incuriosire, ti fanno crescere. Ma, in Italia per esempio ho visto tantissime volte che veramente la natura dell'italiano, della persona umana sì è parlare tanto, sì, mi piace tanto a parlare di pallavolo, però, anche scambiare l'esperienza, sì, per esempio a allenatori d'altissimo livello, per esempio del corso terzo grado, allenatore, si parla tantissimo, 12-14 ore al giorno e tutti scambiano dell'esperienza, possono parlare tantissimo. Come funziona in Brasile? Sì, anche allenatori hanno. Hai detto che durante la stagione, allora da novembre a marzo, è molto molto intenso e non si può trovare il momento libero, però tranne questa stagione, questo periodo, si può fare il corso, oppure allenatori fanno, federazione per esempio fa qualcosa per allenatori a formare o a crescere? Certamente c'è un sistema che è molto simile al nostro a livelli, c'è ovviamente prima il livello locale, poi quello nazionale anche qui, e tra l'altro proprio di recente qui nello stato di Minas Gerais è stato fatto il corso allenatori, e hanno formato i nuovi allenatori, e molto simile al nostro. Allora, ti piace a lavorare in Brasile? Ah. Ma certamente ho la fortuna di essere in un paese dove la pallavolo è molto importante anche qui, con una grande tradizione, ma in particolare il club dove sto lavorando io è un club che ha una lunga storia e ha una struttura, come dicevo, è una polisportiva da più di 80.000 soci e più di 1.000 dipendenti. Quindi in questo caso il confronto non è solo con la pallavolo, ma anche con gli altri sport. Ma come puoi dire di pressione a risultato? Allora, come abbiamo detto, hai lavorato in altri diversi paesi, hai l'esperienza con, per esempio, government o presidenti del club, sì? Hai sentito sempre la pressione, probabilmente, sì? Al top si sente qualcosa, si sente così, però come in Brasile. C'è anche, hai detto che adesso stai lavorando al migliore squadra della Lega. Tu ti senti la pressione a essere migliore sempre? Ma allora, siamo una delle migliori squadre, ci sono Una altre delle, 3-4 ok, squadre che sono molto importanti qui, però ok. per adesso siamo primi, quindi va bene Ok, che ok, tu dici che ok, siamo ma migliori. il stagione non è E finito, sì, sì. la pressione fa parte del nostro mestiere ed è uno degli elementi importanti del nostro mestiere, normale. Il problema non è tanto la pressione, il problema che in passato ho avvertito e che qui per mia fortuna non ho avvertito finora è che molte volte manca la centralità tecnica, manca la fiducia nel lavoro e siamo in balia di elementi e di cose che non sono in nostro controllo, punto.
Per dire, noi l'anno scorso qui abbiamo iniziato la stagione con molta difficoltà. La squadra era cambiata molto. L'anno prima del mio arrivo Minas aveva vinto tutto in Brasile e aveva perso solo la finale del mondiale per club con Vakif Bank. Quindi c'era una grande aspettativa, una grande attesa, e noi invece abbiamo iniziato molto male, ma la squadra era cambiata molto. Il club non mi ha mai fatto sentire in un momento in difficoltà, anzi mi ha sempre supportato, sempre dato grande fiducia, cosa che invece in passato mi è mancata, in particolare, come parlavamo prima, nella mia ultima esperienza in Polonia, dove è successo qualcosa di molto strano, e nonostante avessimo perso solo 2 partite in tutta la stagione, fui esonerato dopo 7 vittorie consecutive. 7 vittorie consecutive. A Wrocław. A Wrocław. Okay. E venni sostituito dal presidente che mi esonerò. Quindi sì, ecco, sì, quello sì. che è un po' strano. Ho visto di diverso qui, che qui in Brasile la centralità tecnica è ancora molto importante. È normale, perché sappiamo che sono figure molto importanti, Bernardinho al Cesc, Zé Roberto Barueri, Luis Omar a Osasco, sono allenatori che sono loro al centro del progetto, e questa cosa qui è un po' diversa dall'Europa, dove invece l'allenatore è solo una pedina e se i risultati mancano è la prima che salta solitamente. Questa è la differenza, secondo te? Quello che vedo qui in Brasile sì. Ok, ma vorrei chiederti anche la situazione, perché hai lavorato solo con femminile, sì? Nella tua Sempre esperienza? femminile. Sempre, 21 non stagioni solo di femminile. 21 stagioni con femminile, allora esperienza abbastanza grande, lunga naturalmente. Però che cosa per te è importante e necessario ad essere diventare allenatore a alto livello con femminile? Allora, che cosa è molto eccezionale nel lavoro con femmine? Io non penso ci siano dei segreti o delle formule vincenti. Io penso, o almeno per quello che mi riguarda, ho sempre cercato di essere me stesso, di non interpretare quello che non sono. E poi è ovvio che ti devi sempre adeguare alle situazioni dove ti trovi, perché è chiaro che qui a Minas, dove alleno delle campionesse olimpiche, serve un certo approccio, serve un certo tipo di relazione con le giocatrici. In altre realtà, dove avevo dei gruppi più giovani, meno esperienti, è normale che serva un approccio differente, un'organizzazione del lavoro anche differente. E quindi penso che la grande capacità sia sempre quella, primo, di capire e di avere bene chiaro che tipo di squadra si ha in mano e di cercare di trovare la via migliore per lavorare con questa squadra. Però c'è qualcosa che hai sorpreso in Brasile? In organizzazione del lavoro, per esempio, la cultura dell'organizzazione oppure da società? Che cosa hai avuto esperienza in Brasile prima? Sei arrivato come allenatore là o no? Sei stato No, prima? non ero mai stato in Brasile. I Allora, contatti che avevo... allora primi giorni e prime impressioni quando sei stato in Brasile, che cosa era? Avevo avuto la fortuna in passato di assistere varie volte agli allenamenti collegiali della nazionale brasiliana, anche, non solo i seniores ma anche juniores della giovanile, di confrontarmi con gli allenatori brasiliani molto, quindi sapevo che nella loro cultura è molto importante il lavoro, si lavora molto in palestra, quindi se la pesi, si lavora molto sulla tecnica, molto. Diciamo che rispetto a quella che è la tendenza in Europa, che poi è una tendenza che arriva dagli Stati Uniti più che dall'Europa, si fa ancora un grande volume di tecnica analitica qui, mentre la tendenza ormai è a lavorare molto di più in fase globale, e questa cosa qui un po' è diversa rispetto a come loro sono abituate. La mia fortuna però è
è stato più semplice per me perché prima di me, nei 2 anni prima di me, c'era un altro allenatore italiano qui, Stefano Lavarini. E quindi diciamo che la mia squadra era già abituata con una metodologia leggermente differente, con un'organizzazione di lavoro in palestra, diciamo, differente rispetto alla scuola classica brasiliana, e questo mi ha agevolato molto ovviamente nel mio arrivo, ma è anche il motivo per cui sono qui, perché Minas, dopo l'esperienza con Lavarini, voleva un altro tecnico italiano, voleva continuare su quella liga, ed è per quello che io sono qui. Ok, ma alla fine del nostro corto incontro, Nicola, vorrei chiederti come sempre, io vorrei chiedere a allenatori con esperienza a consigliare o qualche consiglio a dare allenatori quando sono partecipanti del nostro programma. Soprattutto ci sono allenatori all'inizio della carriera, oppure senza naturalmente esperienza come te, e soprattutto ci sono allenatori del settore giovanile. Qualche consiglio che tu puoi dare a loro, secondo me, a fare la carriera con i successi? Il consiglio che io do è quello di osservare molto la pallavolo, perché, come ho detto prima, se noi apriamo un libro adesso scritto 5, 10 o 20, per non parlare di 40 anni fa, c'è scritto che la pallavolo si fa così, il bugger si fa così, il palleggio si fa così. In realtà il nostro sport si è evoluto tantissimo, e quindi io penso che bisogna sempre osservare quello che è il gioco, avere dei modelli ovviamente tecnici, guardare sempre i più bravi, e in base a quello farsi un proprio metodo di lavoro e portare in palestra queste idee. Quindi osservare tanto e cercare di informarsi. Oggi è molto più semplice. Oggi con internet chiunque ha accesso può vedere clinic di allenatori americani, giapponesi, tutto. 20 anni fa, quando ho iniziato io, non era così semplice. 20 anni fa bisognava prendere la macchina. Io mi ricordo che per 4-5 anni d'estate prendevo la macchina, andavo in Svizzera a Montreux, c'era un torneo molto importante, il Volley Master, e in quella settimana, 10 giorni, io avevo la possibilità di vedere l'allenamento degli americani, russi, cinesi, brasiliani, ed era un momento di crescita importante per me. Oggi è molto più semplice, con un click oggi è tutto a disposizione, ma il consiglio che io do è appunto questo, soprattutto a chi inizia, di osservare molto, di confrontarsi, di cercare di informarsi il più possibile. Questo è il consiglio per allenatori, speriamo che ognuno può prenderlo naturalmente, ma come ultima domanda, come è cambiato la pallavolo ultimi anni secondo te, pallavolo femminile? Come forse cambierà in qualche modo in futuro, sì? Come pensi tu, come prevedi tu la pallavolo femminile? Perché naturalmente fisica è cambiato tanto, è molto veloce adesso. In quale direzione va la pallavolo femminile secondo te? Va nella direzione che hai detto tu, è una pallavolo molto più fisica, e quello che è stato, diciamo, molto di impatto è che questa evoluzione è stata molto rapida, perché se pensiamo, faccio un esempio tecnico, oggi è normale vedere nel femminile la botta jump float, ma la botta jump float fino al 2005-2006 praticamente non esisteva, è una cosa degli ultimi 15 anni. Sì. E questo ha cambiato totalmente. Io molte volte mi sono trovato a discutere anche con allenatori molto importanti sulla ricezione. La ricezione si fa così, mi dicevano, ma si fa così, si poteva fare così con un certo tipo di battuta. Oggi, con la battuta che c'è oggi, con la velocità della palla che c'è oggi, con le traiettorie di battute che ci sono oggi, non si può più fare così. Ed ecco che la tecnica è in continuo adattamento. Si deve sempre adattare a quella che è la richiesta del gioco.
Se la richiesta del gioco oggi richiede una tecnica adattata, bisogna adattare. Faccio l'esempio della ricezione, ma per il muro è uguale. Se io osservo un po' il maschile, è vero, non ho mai allenato il maschile, ma osservo ogni tanto, vediamo che negli ultimi anni sono state introdotte delle tecniche di muro, per esempio, che non erano mai state usate, ma anche lì sono degli adattamenti tecnici dovuti alla velocità del gioco. Per quanto riguarda il femminile, tu hai detto bene, si è velocizzato tantissimo, è una pallavolo molto più fisica e io penso che nei prossimi anni si andrà ancora di più verso questa direzione. In questa direzione, ok, vedremo. Nicola, speriamo che la tua squadra, Minas, vince tutto che è possibile, naturalmente, in bocca al lupo, naturalmente, questo naturalmente in questo anno si può giocare alla fine, non ci sono problemi di Covid, speriamo che Covid non disturba a giocare in pallavolo in tutto il mondo, naturalmente. In bocca al lupo e grazie mille per la chiacchierata, per il nostro incontro primo nel questo anno nuovo e speriamo rivederci molto presto. Grazie mille, in bocca al lupo. Nie dziękuję, proszę bardzo. Perfetto, polacco ti ricordi benissimo. Grazie mille. Bardzo dziękujemy. Ciao. Ciao za spotkanie. Do Over the Net to było spotkanie pierwsze w tym nowym roku. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkania naszego cyklu. Dziękujemy i dobrej nocy.